questo video andremo ad intervistare Carlo, uno che di lavoro fa il pazzo scatenato. Andremo a capire quanto guadagna e rimanete fino alla fine del video perché vi porterò con me in un volo in parapendio. 5 minuti arriva in stazione, sto andando a prenderlo. Lui è Luca Argenziano e oggi tocca a lui. Ma poi quando piove l'acqua da un fondo e va e tante l'aria sa da cagnare. Ho deciso che mancano 67 video alla chiusura del canale a meno che non arriviamo a 1000 iscritti. Siamo qui con Carlo, il nostro parapentista. Carlo, raccontaci un po' chi sei e da dove è nata questa tua passione. Io sono di Capaccio Pestum, mi chiamo Carlo Raito e questa passione è nata da quando avevo 5-6 anni. Ero sempre lì o in spiaggia con gli amici, mentre loro giocavano a pallone io giocavo con l'aquilone, quindi facevo tutt'altro rispetto a quello che era la loro passione del classico calcio. È sempre interessato il volo? Mi è sempre interessato il volo e già da bambino mi affascinava vedere questi aquiloni giganti. Ma Quindi da quanti anni lo fai? adesso sono 26 anni. Sì. Perché proprio il parapendio rispetto ad altri sport estremi come possono essere il paracadutismo, il bungee jumping, il deltaplano? Perché il parapendio innanzitutto è una macchina più comoda rispetto ad altre macchine come il deltaplano. Il deltaplano bellissimo, l'ho anche provato, ma è molto più impegnativo. Scusa se ti interrompo, posso dire che la seduta del parapendio è come potresti dormire lì sopra, è bellissimo. Sì, stai seduto praticamente in Bellissimo. poltrona, stai seduto in poltrona e ti godi lo spettacolo in prima fila. È un po' come andare al teatro in cielo, soprattutto non stanca, quindi ti lascio immaginare, sono 26 anni che ho sempre più voglia di volare e di emozionarmi e soprattutto adesso di far emozionare gli altri, quelli che vengono a scoprire questo sport per la prima volta. Andiamo nel dettaglio del parapendio. Spiegaci come un parapendio in teoria potrebbe volare all'infinito con le condizioni giuste. Il parapendio vola sfruttando le correnti ascensionali, quindi l'aria calda che... In parole povere, noi abbiamo la brezza dal mare che viene fino a qua e l'aria calda sbatte contro la montagna e vola su e la tua vela sale su. Questo così capiscono tutti quanti. Come funziona? Cioè per te è un lavoro stagionale, ci sono parti dell'anno in cui sicuramente lavorerai di più, ma riesci a mantenerlo durante tutto l'anno? Allora, fortunatamente riesco a mantenerlo tutto l'anno, chiaramente nel periodo invernale sfruttiamo quelle che poi ci restano, delle belle giornate. In estate abbiamo tanta affluenza da giugno a settembre. Qua lasciamo tutte le tue pagine social. Perfetto. E quindi mi contattano tutti tramite i social, mi fisso un appuntamento, in caso di evento non favorevole rimandiamo il volo, a volte capita. Siamo fortunati a fare quello che ci piace, forse anche coraggiosi, perché magari tanti vorrebbero fare qualcosa e invece fanno tutt'altro in cui non si sentono totalmente dentro. Vediamo cosa si aspetta un cliente, una persona che sta per volare. Prima di volare cosa prova? Quali sono le domande che ti fa di solito? Allora, le domande che mi fa di solito è sempre: ma è pericoloso? Quanto è pericoloso? Ma adesso si decolla da questo punto, ma poi dove andremo ad atterrare? Cadiamo giù? Cadiamo giù, non cadiamo? Sì, queste sono le classiche domande che tutti quanti fanno. Però chiaramente chi già si avvicina a questo sport vuol dire che dentro di sé è partita qualcosa, è partita un'emozione già prima che poi si vibrasse in volo. Quindi spieghiamo bene come funziona con un modello reale. Questo è un affare che serve appunto per registrare la seduta. Ho imbragato già i distanziali che collegano pilota e passeggero alla vela, quindi queste sono le bretelle, qui ci sono i cordini collegati al parapendio biposto in questo caso, e quindi in aria si sta in questo modo: passeggero avanti, pilota dietro. Perché il pilota sta dietro? Il pilota sta dietro perché i comandi il parapendio ce l'ha dietro, quindi il pilota deve praticamente stare vicino ai comandi. Qui abbiamo dei moschettoni, ogni moschettone ha una portata di 2700 kg. Io per una maggiore sicurezza collego anche questa corda che ha una portata di 2000 kg. Quindi abbiamo due moschettoni principali che ci collegano al parapendio, due moschettoni che collegano l'imbragatura del passeggero. In più al passeggero, per una sicurezza maggiore, ho inserito anche una fibbia in più
perché il passeggero si aggancia in questo modo. Le gambe sono separate, questa è una cintura che aggancia il ventrale. Per una sicurezza in più ho aggiunto questa fibbia che viene collegata in questo modo, così il passeggero non può scappare, anche perché se il passeggero per sbaglio o volutamente ha deciso di farla finita, si vuole sganciare, rimane comunque dentro, non può scappare. Invece in volo poi come reagiscono? Guarda, in volo non c'è stata una persona, Luca, che mi ha detto non è bello, non mi piace, l'ho vissuto in maniera drastica, pericolosa, no, assolutamente. Tutti quanti si emozionano e vogliono rifarlo, e alcuni addirittura pensano poi di iscriversi al corso e rendersi dipendenti nel volo e diventare dei piloti. Ah, la domanda che tutti si pongono, tutti vogliono sapere. Questa è la più brutta. La più brutta. Quando si guadagna a fare un lavoro del genere? Quanto si guadagna? Mai abbastanza per quello che vale, nel senso che vale molto di più di quello che poi alla fine chiediamo come rimborso spese. Quando dici prezzo, ho speso 100 euro, ho speso 200 euro per volare, magari i tuoi amici ti dicono ah sei pazzo, hai speso 200 euro. Io dico guarda, è una cosa che non ti può dare nient'altro nella vita. Come ti prendi il telefono nuovo e magari spendi migliaia di euro. Questa è una cosa che veramente ti può dare una sensazione unica in tutta la vita, e la gente sta là a dire ah mi hai speso troppo, non lo faccio. Lasciamoli a terra, che ti devo dire. Non ha prezzo sicuramente, Luca, e poi ti posso dire che chi viene a volare porta dentro di sé l'emozione e il ricordo, al di là del classico servizio fotografico video GoPro che noi offriamo ai nostri passeggeri, ma è un'emozione che Quello che ti rimane dentro. Io quest'anno ho avuto un riscontro positivo soprattutto da parte dei bambini. Tanti bambini sono venuti a provare questa esperienza, accompagnati dai loro genitori chiaramente, perché dovevano anche firmare l'assenso per l'autorizzazione e quant'altro. E poi sto promuovendo tantissimo, e non mi stancherò mai di farlo, il volo con i diversamente a titolo gratuito, ci tengo a specificare. Ti racconto giusto un piccolo aneddoto. Questo ragazzo mi telefonò, mi chiese delle informazioni come fanno tutti, e poi alla fine della telefonata avevamo già fissato l'appuntamento e quant'altro, mi disse guarda, ho giusto un'ultima cosa da chiederti, ti voglio fare una domanda perché non ti ho ancora detto che io sono diversamente abile, sto in carrozzina, non cammino. Io non avevo mai portato un diversamente abile, era la prima volta. Lui invece era già a conoscenza che poteva farlo, perché molto probabilmente si era documentato su YouTube e quant'altro. E la mia risposta è stata tranquillo, non ti preoccupare, perché in aria le gambe non servono. Per volare in parapendio è così, le gambe non servono. Ci siamo. Tu guarda il mare, non voltarti mai indietro a guardare quello che faccio io. Inizialmente devi camminare verso il mare quando te lo chiedo e poi correre dritto in quella direzione. Passeggia vicino verso il mare, cammina piano piano, benissimo, adesso senti girare, la vela è sulla nostra verticale. Sì. E corri Luca! Corri! Corro! Corri Luca!